Mel Robbins, abitudini per essere felici. Benvenuto su Crescita Personale e Finanziaria. Oggi vogliamo parlarti di Melanie Robbins, molto nota per essere una delle massime esperte americane sul lavoro e le relazioni interpersonali. Melanie insegna a superare i limiti mentali che le persone si sono autoimposte e le aiuta ad ottenere ciò che desiderano veramente. Tu sai già cosa vuoi realmente? Faccelo sapere nei commenti. Sono molti i discorsi motivazionali di Mel Robbins, ma oggi vogliamo focalizzare la tua attenzione su uno in particolare: come riprogrammare la mente subconscia grazie ad una semplice abitudine quotidiana. Nel suo libro Una sola abitudine può cambiarti la vita, Mel Robbins spiega come una sola semplice abitudine possa resettare e riprogrammare la tua mente. Puoi trovare il link del libro in descrizione se sei interessato. Mel insegna come essere persone di successo grazie a semplici ma potenti metodi per essere più sicuri di se stessi e aumentare l'autostima in modo esponenziale. Ecco il discorso di Mel Robbins del suo ultimo libro, nel quale l'autrice spiega come riprogrammare i meccanismi dell'inconscio cambiando il proprio atteggiamento mentale. È successa una cosa bellissima. Ho inventato un metodo che ti aiuterà a migliorare il rapporto più importante di tutti, quello con te stesso. Ti spiegherò come usarlo per cambiare vita. Da poco più di un anno ho questa abitudine ed è straordinaria. Devi provarla su te stesso per almeno 5 giorni. La cosa interessante è che tutti parlano dell'importanza di iniziare bene la giornata perché finirà allo stesso modo. Parliamo di gratitudine, di meditazione e ne conosciamo gli straordinari benefici, ma penso che nessuno abbia sottolineato il fatto che c'è questa cattiva abitudine che tutti abbiamo ogni singola mattina nella nostra routine, a meno che tu non l'abbia eliminata, ed è l'abitudine di ignorare te stesso o criticarti pesantemente ogni mattina davanti allo specchio. Voglio dire che il 91% delle donne non si piace esteticamente, il 50% di noi non riesce nemmeno a guardarsi allo specchio. Quindi ti consiglio di guardarti allo specchio e di chiederti: di cosa ho bisogno? Come posso aiutarti oggi? Come posso migliorare la tua giornata? Devo essere gentile? Essere più coraggioso? Ecco, in questo istante, così facendo, stai prestando attenzione a te stesso. E poi, quello che devi semplicemente fare è alzare la mano e dare il 5 a te stesso. Sì, hai capito bene. Batti il 5 a te stesso davanti allo specchio. Ti sembrerà strano. È strano per tutti quanti, perché è l'opposto di quello che stai facendo attualmente e quindi il tuo cervello lo identifica come strano. E dopo di questo devi aspettarti due cose. O inizierai a ridere perché avrai un'esperienza positiva molto profonda, nella quale inizierai a ridere perché molto probabilmente ti farà sentire bene e la troverai divertente. Oppure potresti scoppiare in lacrime in modo positivo, perché ci sarà un rilascio, finalmente ti sentirai libero, finalmente ti sei svegliato e ora potrai iniziare a supportarti e a sostenerti. Hai appena capito ed è proprio da lì che vengono le tue lacrime. Ma è più probabile che sentirai della resistenza. Ti porti dietro tutto il tuo passato. Qualunque cosa tu abbia subito, che sia un trauma, una discriminazione, un abuso, che si tratti di negligenza o abbandono, tutto questo è presente fra te e lo specchio. È la polvere che vedi e che ti fa dire a te stesso: non sono degno, non sono amabile. Quindi hai una visione distorta di te stesso e a causa di tutto quello che è successo credi di non meritarti di batterti di 5. E per questo che sono qui per dirti che devi provarlo per 5 giorni, perché ti sembrerà strano e sentirai una resistenza mentre tenterai di farlo. E quello che accadrà è che ti accorgerai che mentre stai per alzare la mano, ed è qui che la scienza diventa sorprendente, penserai che sia un gesto strano oppure stupido. E questo è spiegato dalla scienza. C'è un campo di studi chiamato neurobica e tratta il movimento aerobico e fisico che porta allo sviluppo di un nuovo percorso neurale. La ricerca ha dimostrato che l'utilizzo della neurobica è il modo più veloce per formare nuovi percorsi neurali e funziona in questo modo. Quando fai un movimento fisico inaspettato, qualcosa che non hai mai fatto come dare il 5 a te stesso,
e lo associ ad un pensiero, è qui che le cose diventano veramente pazzesche. Hai battuto il 5 alle altre persone per tutta la vita e ne hai ricevuti altrettanti. Quindi, quando dai il 5 a qualcuno, cosa stai comunicando attraverso quel gesto? Stai comunicando una sensazione di connessione, una sensazione di sostegno e una sensazione del tipo mi sto congratulando con te, mi sto complimentando. Una sensazione tipo ce la puoi fare. Sì, esattamente questo tipo di sensazione. Tutto è programmato nel tuo subconscio. Quando alzi la mano per dare il 5 a qualcuno, non puoi dire mentre lo stai facendo non mi piaci. Non puoi farlo, perché il programma è già nel tuo cervello. Quindi non puoi guardarti allo specchio e pensare cose terribili mentre ti dai il 5, perché il tuo cervello non te lo permetterà. È già programmato per pensare qualcosa di diverso. E se questo lo ripeti ogni giorno per 5 giorni, solamente per 5 giorni, supererai la tua fase critica e riprogrammerai la tua mente associando al tuo riflesso la fede, l'amore, l'incoraggiamento, il supporto e la resilienza. Per questo motivo non guardo più me stessa sotto forma di corpo fisico, vedo un essere umano che amo e appoggio, proprio come farei con un amico o un bambino che amo incondizionatamente. È strabiliante, ma non è tutto. Quando dai il 5 a qualcuno, il tuo cervello rilascia dopamina. La ragione per la quale dovresti farlo, anche in una mattinata triste, è perché ottieni una spinta del tuo amore e la tua mente diventa più chiara. Rilasci una goccia di dopamina dandoti il 5, perché la programmazione è già nel tuo cervello. Poi c'è una seconda cosa che è super interessante. Quando esci dal bagno, dopo esserti dato il 5, ti senti un po' più vivace, giusto? Bene, lascia che ti dica di cosa si tratta. Il tuo sistema nervoso è codificato con energia celebrativa. Quando saluti, alzi le braccia. Quando tagli il traguardo, alzi le braccia. Quando abbracci qualcuno, alzi le braccia. Quando dai il 5 a qualcuno, alzi le braccia. E quando lo fai ogni mattina, specialmente quando attraversi un momento difficile, il tuo sistema nervoso riconoscerà quel gesto celebrativo e ti darà una scossa di energia. Questo è sia buonsenso che scienza. Come inizia la partita della tua squadra sportiva preferita? Dandosi il 5 a vicenda per prepararsi mentalmente. Ci sono dei ricercatori che hanno studiato le squadre della NBA e hanno potuto prevedere in anticipo quali squadre avrebbero ottenuto maggior successo al termine della stagione sportiva e quali no. Tutto questo basandosi su una caratteristica all'inizio della stagione, ovvero quante volte la squadra si dava il pugno, batteva il 5 o si dava le pacche sulla spalla. E quello che hanno scoperto è che le squadre che lo fanno di più all'inizio hanno il record di vittoria più alto. E la domanda è perché? Bene, il motivo è che questi gesti sono più che gesti, sono simboli di fiducia e collaborazione. Creano lo slancio, il momentum. Molti di noi faticano nella vita perché lottano per piacere alla gente, lottano con il senso di colpa e avvertono tutte queste emozioni perché hanno rotto la relazione con se stessi. Allora, questa è la soluzione. Ogni mattina, dopo aver lavato i denti, inizia a creare questa abitudine. Posa lo spazzolino, alza la mano guardandoti allo specchio e di cosa posso fare di positivo oggi per quell'essere umano. E sigilla tutto battendoti il 5. Il tuo umore al mattino influisce sulla tua sicurezza e la tua produttività per il resto della giornata. L'abitudine di darsi il 5 allo specchio è solo uno dei tanti metodi per cambiare il tuo programma mentale. Un altro può essere scrivere i tuoi obiettivi per tenere sempre in primo piano la tua intenzione. Sono modi per allenare il tuo cervello e avere degli effetti positivi. Una delle cose che succede quando inizi a darti 5 però, che è ciò che lo rende uno dei metodi più profondi ed efficaci, è l'azione improvvisa che compi. Perché il tuo cervello vede che in modo repentino smetti di criticarti e ti vede agire diversamente. Bene, speriamo di averti fornito un ulteriore strumento di autoaiuto. Se il video ti è piaciuto, non dimenticarti di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella. Ci vediamo al prossimo video. Ciao da Crescita Personale e Finanziaria.